Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati qui a Podcast Cinema. Abbiamo il piacere, voi sapete che noi abbiamo fatto una collaborazione con i ragazzi di Mubi, una collaborazione che per noi insomma è sempre, cioè è piuttosto interessante sotto ogni punto di vista. Uno, da clienti, perché tutti noi eravamo e siamo tuttora clienti Mubi, e proprio per questo abbiamo deciso di contattare appunto i ragazzi per chiedere se potevamo in qualche modo collaborare. Loro sono resi super disponibili, ci hanno dato la possibilità, come sapete, di darvi di regalarvi 10 abbonamenti annuali. In realtà non sapevate che erano 10, ora lo sapete, vabbè. Comunque 10 abbonamenti, quindi ogni settimana voi avete la possibilità di scrivere nei commenti con l'hashtag RKHXMovie e, ricordandolo, se no Edoardo ci dice che stiamo sbagliando, il vostro nickname di Instagram, avete la possibilità di vincere un account Mubi. Ora abbiamo la fortuna, oltre che insomma questa collaborazione, abbiamo la fortuna di avere qua Federico, che è a tutti gli effetti parte integrante dello staff di Mubi, e che ci ha concesso la possibilità di insomma intervistarlo per spiegare un po' meglio come funziona questa piattaforma, perché è da dire, Mubi è una piattaforma che funziona in modo un po' diverso rispetto alle piattaforme a cui siamo probabilmente abituati, forse quelle un po' più mainstream. Non so, è corretto dire mainstream a livello di ascolti intanto, Federico, oppure più o meno, insomma, dici tu la distinzione. Sì, no, sicuramente. Intanto ciao a tutti qua da Londra, dove abbiamo i nostri uffici, diciamo, principali. Sì, no, ormai siamo diciamo in attività dal 2007, e sicuramente ci concentriamo sulla selezione di film minori rispetto ad altre piattaforme, e abbiamo solo 30 film disponibili. Ogni giorno un nuovo film si aggiunge alla rotazione, e un film che è stato lì per 30 giorni non c'è più, e quindi diciamo il nostro pubblico è da una parte tra virgolette obbligato a scoprire quei film durante quel periodo di tempo, e quindi insomma c'è un lato di programmazione diciamo dell'Editor Quinte che è diverso rispetto ad altri siti. E sicuramente sì, selezioniamo film di genere diverso e destinato a spettatori di diverso tipo, ma sicuramente ci focalizziamo molto sul cinema d'autore, sui film che magari non hanno una distribuzione grande nei cinema, e quindi trovano uno spazio per essere visti e consumati appunto online. Ma sì, abbiamo poi mostriamo anche film che vengono da Hollywood, alcuni film più grandi che hanno avuto anche una distribuzione di cinema abbastanza sostanziosa, e anche commedie romantiche. Non abbiamo solo classici o film recenti di nicchia, abbiamo una varietà di offerte. Ho visto, infatti, ad esempio, avevo beccato a un certo punto 12 anni schiavo, parlando di film di grandi, cioè con distribuzioni sicuramente più corpose, più grandi, ecco. Però allo stesso tempo ho scoperto, io ho l'account da novembre, devo dirti, perché un ragazzo che lavora con noi, un grande appassionato di cinema, mi ha detto: guarda, ti faccio per il tuo compleanno, ti regalo un anno di Mubi. Io in realtà sapevo in che cosa consistesse la piattaforma, siamo tutti grandi amanti del cinema, però non è che avessi un'idea così chiara di come funzionasse. In effetti ci ho messo un attimino a capire la logica dei 30 film, quindi film scelti con cura, uno al giorno, perché ecco, questo è da dire, ed è una cosa che in realtà poi nell'arco dei giorni, delle settimane, impari ad apprezzare. In questo momento sto guardando Parti, giusto? È un film indiano, perché ecco, una cosa che mi piace molto, Federico, quindi volevo parlarne con te e chiederti, poi ognuno di noi ha delle domande sue personali, io le mie, poi ognuno ti farà le sue.
è molto bella questa cosa di queste sezioni. Ci sono delle sezioni su Mubi che curate, e che insomma, ad esempio questa di Party è quella uno sguardo al cinema indiano. Alcune sono, ad esempio, lo dico per tutti gli altri, tutte le persone che possono accedere a Mubi, ci sono ad esempio i grandi registi che consigliano determinati film. C'è stata quella su Netflix, se non sbaglio, vero? Se non sbaglio. Sì. Poi ci sono ad esempio alcuni, a un certo punto sono retrospettive su determinati autori. C'è stata quella su Truffaut, devo dirvi, li avevo già visti tutti, infatti guarda, c'è un film di Truffaut, te lo dico, cioè, della sua pentalogia, quella che parte dai 400 colpi e poi Baci rubati eccetera, e c'è uno di questi film che dovrebbe essere è tutta questione di corna, vero Antonio, se non sbaglio, che è abbastanza introvabile, e ho detto vediamo se me lo riesco, e invece quello io ce l'ho, ma ce l'ho in francese, non ho mai avuto voglia di metterlo perché già non capisco niente di francese, ci manca solo francese, però era l'unico che avevo trovato, quindi ho sto DVD, però ecco, diciamo che in effetti ecco, la domanda è questa: come scegliete le sezioni? Cioè, nel senso, c'è qualcuno che si occupa ok, adesso facciamo, oppure brainstorming a livello aziendale, come la buttate giù questa cosa? Sono curioso da questo punto di vista. Sì, no, diciamo che abbiamo, io faccio parte del programming team, e siamo solo 6 persone in tutto, tre diciamo ragazzi un po' più senior, che sono lì da diversi anni, e poi 3 ragazzi della mia età, più giovani, che insomma aiutano nella programmazione, nella scelta. Sì, diciamo che guardiamo spesso molto ai festival più recenti e ai film che potremo, diciamo, comprare i diritti e mostrare sulla piattaforma, anche a meno di un anno di distanza dalla premiere del festival, ma riceviamo anche molte submissions da filmmakers che ci mandano spesso i loro corti. Abbiamo anche molte, insomma, relazioni con distributori specifici in Italia, come in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, con cui lavoriamo in maniera, diciamo, frequente, quindi ci offrono dei pacchetti di film che noi possiamo sfruttare per la piattaforma. Quindi, diciamo, sì, è un insieme di elementi diversi, ma sicuramente cerchiamo sempre di avere quell'approccio, diciamo, personale e umano, che magari è diverso da un algoritmo che ti può proporre quale film da vedere se hai visto questo film di Paolo Vizzì o di Matteo Garrone, potresti vedere 5-6 film simili. Cerchiamo di avere un approccio un po' diverso. Chiaro. Sicuramente il sito è anche poi un social network, è uno spazio dove interagire tra vari utenti, quindi non lo vediamo solo come uno spazio dove guardare film, ma anche uno spazio dove instaurare una conversazione, discutere di cinema e condividere, insomma, le proprie opinioni su ecco. Ma a proposito di questo, scusami, guarda, l'ultima, sono veramente abbastanza fomentato, devi sapere che sono veramente un grande fan. A proposito di questo, una sezione che io ho adorato, veramente adorato, devi sapere che io ho una passione incredibile per le locandine, per colpa sua. Per le locandine, casa mia è piena di locandine, puoi vedere ovunque locandine di cinema, e avete questa sezione fighissima che rimanda al Tumblr di uno dello staff, immagino, cioè ho letto così, di una selezione di poster e locandine fighissime, cioè veramente di livello molto alto. E soprattutto la cosa ancora più interessante è che da questo Tumblr, che comunque dipende da Mubi, potete accedere ai siti sui quali comprarli. Ad esempio Posteritati, che è uno dei miei siti preferiti, in cui ho comprato il poster di In the Mood for Love per il ragazzo qua. Ecco. È il primo film che il nostro, diciamo, CEO ha visto
cercava di vedere in un caffè di Tokyo e non riusciva a trovare online in streaming, quindi ma dai, non lo so. da lì che poi è venuta l'idea di fondare Mubi, quindi. Ma dai, pensate, questo non lo sapevo, bellissimo. Wong Kar-wai è introvabile, cioè. Wong Kar-wai è sempre un dramma. Io di Wong Kar-wai ho comprato un DVD ancora incelofanato, sempre per lei, di In the Mood for Love proprio, perché sai che sono tutti assolutamente fuori produzione, almeno in Italia, quelli italiani. Quindi l'ho trovato questo, 80 euro ancora incelofanato, e gliel'ho regalato, è stato tipo... E io nel frattempo lo cercavo per lui. Ma non me l'ha comprato. Quindi ci stavamo facendo, vabbè, rischiavamo di farci lo stesso regalo. Sì. Noi In the Mood for Love l'abbiamo visto insieme diversi anni fa al cinema all'aperto che c'è qua a Torino. In estate fanno questa iniziativa a Palazzo Reale, fanno il cinema all'aperto e mettono dei film anche un po' tipo i vostri, insomma la linea è un po' sulla vostra. Sì, assolutamente. E siamo andati a vedere proprio In the Mood for Love, che effettivamente non è così scontato trovare i film di Wong Kar-wai, cioè è un po'... E queste rubriche, diciamo tipo forum, le seguite sempre, cioè c'è una sezione a parte, invece siete voi, cioè come funziona la componente aziendale di una piattaforma come Mubi, cioè sempre se puoi dire certe cose, ovviamente, sai. No, sì, la parte di social network e di interazione tra gli utenti avviene allo stesso tempo della nostra, insomma, programmazione di film. Okay. Abbiamo anche una sezione che si chiama Notebook che a cui si può accedere anche gratuitamente, anche se uno non è abbonato alla piattaforma, e spesso abbiamo ogni giorno viene aggiornata questa sezione con articoli sui film che programmiamo, ma anche interviste con registi, magari abbiamo fatto il Festival di Cannes, di Venezia qualche mese prima, e appunto l'articolo, quello sui poster che menzionavi, e abbiamo un articolo settimanale che raccoglie tutte le news, diciamo, più importanti del mondo del cinema, magari spesso con link a video essays o anche tweets, quindi abbiamo, diciamo, cerchiamo sempre di ingrandire anche questo spazio, diciamo, più editoriale che per ora è solo in inglese, però abbiamo intenzione forse un domani di tradurre anche in altre lingue. Anche perché c'è da dire, e poi qua giuro vi passo la parola, scusatemi ragazzi, c'è da dire che ad esempio io credo, io e te sicuramente, non so gli altri, però seguiamo tutti Mubi su Instagram, e Mubi su Instagram, cioè ho capito da Mubi su, perché non potevo saperlo altrimenti, che comunque la programmazione non è uguale per ogni paese, cioè i film, ci sono alcuni film, a volte vedo dei film che vorrei ci fossero in Italia, rosico tantissimo perché non ci sono, però da cosa dipende? Esatto, questa era la domanda. Ok, dipende, diciamo, da un insieme soprattutto dai diritti dei film, e quindi in quali territori riusciamo a tenerli. A volte c'è una retrospettiva che magari abbiamo in Francia nel 2018 e poi riusciamo ad avere anche per l'Italia dopo 12 mesi, e cerchiamo sempre, diciamo, di avere diciamo, il Regno Unito e gli Stati Uniti sono i nostri due territori di sviluppo più maggiori, però sì, Francia, Germania, America Latina e adesso sicuramente anche l'Italia, da quando siamo arrivati nel 2013, è sicuramente uno dei territori in cui ci stiamo cercando di sviluppare il più possibile, e quindi cerchiamo sempre di mantenere, diciamo, una programmazione globale, che quindi con i titoli, diciamo, più importanti che cerchiamo di programmare in tutto il mondo, perché siamo in quasi 200 paesi del mondo, e poi cerchiamo anche di in realtà selezionare magari film particolari per quel territorio, come per esempio l'Italia, dove magari noi riusciamo ad acquisire una commedia degli anni 60 o un classico di Fellini o appunto un film recente di Elisha Rohrwacher o di un altro autore, insomma, più giovane. Quindi ci sono vari fattori, diciamo, che
che poi portano a quel programma finale che abbiamo ogni mese. Certo, bellissimo. Smi, volevi dire, scusa, prima ti interrompo. No, niente, figurati. Io volevo chiederti una cosa, cioè ho 2 o 3 domande da farti così, per sapere, per curiosità. E appunto ogni giorno viene appunto creato questo rito dove viene aggiunto un film per poi a effetto domino tolto un altro, quindi diciamo che nei 30 giorni abbiamo indicativamente quell'ordine di film che va a scalare. E all'interno di questi 30 film di 30 giorni vengono comunque mantenute determinate standard di, che ne so, un tot di film d'autore piuttosto che un tot di film nuovi, piuttosto che, insomma, vengono mantenute queste determinate percentuali, oppure ci sono dei mesi in cui sono tantissimi film d'autore e pochi nuovi, diciamo, chiamiamoli così, piuttosto che l'ago della bilancia verso altri punti. Non so se mi sono spiegato. Sì, no, è un fattore che teniamo in considerazione da sempre e che cerchiamo sempre di migliorare su quel punto di vista, perché sì, sicuramente cerchiamo nei territori, diciamo, cruciali in cui ci soffermiamo di avere un equilibrio tra vari generi, tra il vario livello di accessibilità del film, tra commedie, magari thriller o horror. Credo in questo periodo tutti hanno più bisogno di commedia del solito, quindi abbiamo molti user che chiedono insomma più film leggeri per passare la giornata. Sì, sicuramente sì, guardiamo molto spesso, insomma, come le varie componenti del programma ogni mese si possono bilanciare l'una con l'altra, anche tra, insomma, cast femminile e maschile, così come appunto tema più politico, tema più educativo, tema più diciamo family friendly. Quindi sì, sono tutte cose che teniamo in considerazione, che fanno parte del nostro, diciamo, nostra strategia di programmi. Perfetto, grazie mille. Nella scelta dei film, cioè, oltre a una questione appunto, come dicevi tu, di diritti di distribuzione eccetera eccetera, quali sono un po' i parametri che cioè dai quali, tra virgolette, non transigete, o nel senso avete determinati paletti tali per cui vengono scelti dei film e non altri? Ci sono delle cose in cui tra chi comunque gestisce l'area di, diciamo, editoriale barra di scelta del palinsesto, tra virgolette, non transige? Ci sono dei canoni che, tra virgolette, bisogna rispettare necessariamente? Quindi... sì, sicuramente i festival guardiamo ovviamente sicuramente molto al prestigio di un film dal punto di vista di quali festival ha partecipato, se viene, diciamo, da un regista già stabilito o no, ma non ci fermiamo lì, perché spesso in realtà andiamo proprio a scavare, diciamo, nei film che magari sono più piccoli, hanno avuto una promozione, una distribuzione più diciamo minore, quindi hanno bisogno di più visibilità online, perché non hanno avuta in altri luoghi. Quindi incoraggiamo in realtà molto anche e cerchiamo di lanciare, diciamo, nomi di registi super giovani che magari sono passati l'anno scorso al Festival di Cannes o direttamente nei cinema, ma che sono magari rimasti per 5 giorni e poi sono spariti. E sicuramente sì, il fattore, insomma, del nuovo talento è qualcosa a cui teniamo tanto quanto mostrare un classico di Antonioni o di Tarkovsky. Quindi abbiamo adesso una nuova sezione che si chiama Nuovi Autori, che abbiamo lanciato da qualche mese, e sta andando molto bene. Abbiamo appunto evidenziato diversi registi d'autore giovani che magari appunto fra 4-5 anni vedremo vincere un premio importante a Cannes o a Berlino, e che magari adesso sono ancora un po' in ombra, ma sicuramente, insomma, abbiamo sempre, è sempre difficile avere il coraggio di
di promuovere, di selezionare un film di cui non sai il pubblico come possa reagire, ma è sicuramente una sfida che abbiamo avuto in passato e che spesso abbiamo vinto e di cui abbiamo avuto un feedback molto positivo, e siamo poi quindi riusciti poi magari a programmare i progetti successivi dello stesso autore 2 o 3 anni dopo, quando un nuovo film era pronto. È molto bella la retrospettiva che avete fatto la selezione che avete fatto sulla Berlinale dell'anno scorso. Mi è capitato di vedere Buonasì, che l'ho trovato bellissimo, altrimenti non l'avrei mai visto, insomma, probabilmente, quindi tanto di cappello, veramente. A me capita molto spesso di votarli, cioè tutti i film che guardo li voto perché mi piace dare un rating. Ho visto anche che c'è questa funzione molto figa, molto interessante: quando ti piace particolarmente un film, poi ti arriva una mail di Mubi che ti dice se vuoi consigliare il film a qualcuno, lo puoi consigliare 7 giorni. E tra l'altro Boyancy lo avevo fatto con Andrea, che non c'è oggi, che non c'è, insomma è uno dei nostri soci, l'avevo consigliato e anche lui aveva apprezzato particolarmente, quindi insomma è veramente, c'è proprio una piattaforma ben fatta. Senti, ti volevo chiedere una cosa, Federico, che insomma non lo so, è una curiosità più che altro, vorrei un tuo punto di vista. Spesso capita che quando una piattaforma propone un contenuto così di gusto, comunque così ricercato, che spesso tra gli utenti scatti un meccanismo strano che io personalmente odio, che però è del motivo per cui ci tenevamo così tanto a questa collaborazione, a questa intervista, e il meccanismo è quello di non parlarne, perché comunque c'è da dire che da regista uno o da direttore della fotografia scopre delle cose che altrimenti non potrebbe scoprire, o che comunque non hanno un accesso così semplice. Ci sono dei cortometraggi o dei film che io vorrei vedere da anni e che sono praticamente impossibili. Penso ad esempio al corto dell'anno scorso di Lantimos, è impossibile, cioè, per riuscire a vedere Last Black Man in San Francisco sono impazzito. Ho comprato il DVD dall'America, arrivato in America non potevo vederlo col mio lettore DVD, l'ho trovato in streaming perché poi a un certo punto ti tocca, ma non funzionava. Insomma, ogni volta, ecco, quanto questa cosa è un problema, cioè che gli utenti tengano un po' tutto per sé piuttosto che condividerlo. Io mi immagino Netflix, esce La Casa di Carta, tutti che condividono La Casa di Carta perché è un contenuto molto semplice, molto leggero, molto tante cose, mentre invece sembra quasi che chi sia appassionato di cinema queste cose le tenga un po' per sé. È un problema che riscontrate? Non ci hai mai pensato? Sì, probabilmente non ci ho pensato tanto quanto dovrei. Abbiamo un team di support che aiuta molto nel rispondere a questo tipo di domande, e anche altre domande che vengono spesso dai nostri utenti, e spesso sono anche appunto domande e riflessioni che magari non teniamo in considerazione e che poi sono molto, diciamo, vitali nel nostro lavoro di tutti i giorni. Sicuramente attraverso i social media cerchiamo sempre di avere diciamo un approccio molto diretto, ma anche molto, molto semplice, sì, molto, molto semplice nel descrivere un film e spesso lo promuoviamo sui social media più dal punto di vista visivo che dal punto di vista magari del concetto stesso del film, perché vogliamo raggiungere, diciamo, pubblico più vasto possibile, non ci vogliamo limitare appunto magari alle entità tra virgolette cinefili o fan accanito del cinema d'autore. Vogliamo proporre qualcosa che sia vogliamo convincere anche quelli che magari non sono mai andati a vedere un film a un festival, che quel film che viene da quell'evento che magari non è così conosciuto può in realtà essere può offrire 2 ore di intrattenimento, insomma offrire qualcosa di nuovo. Quindi sì, no, capisco il fatto
del non condividere in maniera più, diciamo, più aperta la passione per un certo film, ma è qualcosa sicuramente che cerchiamo di fare il più possibile, di avere anche una conversazione, diciamo, sana e positiva all'interno del social network. Certo, sì, infatti sì, credo che poi il punto sia cercare di sperare che le persone si sensibilizzino e capiscano che comunque quello che poi la tua mente produce dai contenuti che guarda è tuo, è unico, è irripetibile, quindi non è che se tu fai pubblicità nel tuo piccolo, se uno nel suo piccolo fa pubblicità alle cose che meritano di livello, non è che fa un torto a se stesso, non è che l'altro poi lo copia, cioè credo che questo ci bisognerebbe un po' sensibilizzarsi di vista. Sì, poi appunto abbiamo una scelta di 30 film anche perché per non disorientare, no? Lo spettatore che magari a volte trascorre mezz'ora cercare di scegliere un film e poi chiude il proprio laptop perché c'è troppa scelta, ci sono troppe opportunità, e invece con quei 30 film cerchiamo di raggiungere un po' tutti, ma anche di no, se questo film magari non ti piace puoi provare quest'altro film che abbiamo nella nostra selezione che magari ha un altro spunto, un altro punto di vista, ma che potrebbe appunto interessarti di più, quindi siamo sempre molto flessibili nelle nostre scelte. Molto bene. Questa scelta, se Roberto, hai domande? In realtà io un po' di domande in testa le avevo, però devo dire che un po' me le hanno rubato e un po' sei stato molto esaustivo tu, quindi hai già risposto in parte a quello che ti volevo chiedere. Una di queste era proprio come nasceva la piattaforma, perché comunque non è così scontata come piattaforma. Io l'apprezzo moltissimo, la amo tanto, però l'hai detto prima appunto proprio perché stavano cercando il primo, insomma, chi ha ideato la piattaforma stava cercando di vedere In the Mood for Love, e quindi è venuta l'idea di creare questa cosa qua, e poi il resto un po' sei stato abbastanza esaustivo, quindi devo dire che posso aggiungere, siamo nati nel 2007 e avevamo un team, insomma, che era molto ristretto, il nome della piattaforma era The Authors, cioè gli autori, e poi abbiamo cambiato il titolo qualche anno dopo, e sicuramente negli ultimi, diciamo, 5-6 anni è stato, insomma, il momento in cui ci siamo sviluppati di più, e ormai il nostro team, insomma, a Londra è molto folto, abbiamo anche un ufficio a New York, e adesso stiamo entrando anche, diciamo, da qualche anno abbiamo anche distribuito alcuni film nei cinema in Regno Unito e negli Stati Uniti, abbiamo distribuito l'ultimo film di Duro Guadagnino su Spidia qualche tempo fa, e Border, che è un altro film circa di un anno fa che ha avuto molto successo qui al box office, Under the Cedar Lake, un altro film che era a Cannes un paio di anni fa, e insomma continuiamo a distribuire 5-6 film all'anno. Adesso in Regno Unito stiamo per distribuire il nuovo film di Pablo Larraín, Emma, e ci stiamo anche muovendo anche nella parte in realtà di produzione, quindi stiamo iniziando anche a lavorare su dei progetti. Abbiamo un team specifico che si sta occupando di leggere script che vengono da festival e da filmmakers di varie nazionalità, e stiamo iniziando gradualmente ad interessarci anche appunto a coprodurre o a produrre interamente dei progetti appunto per il grande schermo. E comunque tu ci assicuri che nonostante vi stiate ingrandendo così tanto, e noi siamo felicissimi di questo perché poi ve lo meritate, ci assicuri comunque che manterrete la vostra politica di, insomma, buon cinema da darci. Sì, no, quella è sempre una delle nostre, diciamo, priorità.
Bene. Anche avendo insomma una comunità adesso più ampia, soprattutto appunto anche adesso dove tutti stanno guardando film online, insomma i nostri subscriber stanno sicuramente crescendo molto nelle ultime settimane. Comunque c'è da dire che nel 2007-2008 era un'intuizione veramente di livello, comunque, nel senso che sicuramente si iniziava a respirare l'idea di piattaforme online, anche Spotify per la musica era comunque anche del 2000, quindi insomma, per carità, però già pensare di differenziare il mercato e creare una piattaforma che guardasse di più al cinema d'autore è un'intuizione piuttosto avanti, devo dire, per il 2008. Infatti insomma è il motivo per cui siete lì insomma da 12 anni, ecco, quindi questo è una grande intuizione, io credo, dal punto di vista imprenditoriale. Sì, sicuramente, insomma, diciamo i player insomma, la competizione è sempre alta, ed è sempre difficile competere con compagnie insomma più grosse della nostra, però insomma con la passione che abbiamo, soprattutto con i rapporti che abbiamo instaurato con festival, con cineteche, con appunto distributori, case di produzione, un po' di tutto il mondo, c'è comunque quel rapporto, diciamo, di fiducia che ormai abbiamo, quindi spesso un regista, una compagnia tornano da noi dopo magari qualche mese che abbiamo mostrato uno dei loro film e sono già molto al corrente del modello, di come funziona, di quale momento è quello giusto in cui, diciamo, condividere il proprio film con un pubblico online dopo che ha girato i vari festival. E quindi sicuramente quella strategia e quell'approccio creativo, una volta che abbiamo insomma instaurato questo rapporto, viene poi molto, molto naturale e insomma tutti i partner in cui lavoriamo in passato poi tornano perché appunto il film poi ha fatto bene, appunto, quindi l'esperienza si vuole poi ripetere. Certo. E credo che sia anche bello il fatto che, o meglio, più che altro credo che sia molto importante avere la possibilità di in qualche modo uscire dalla logica che il social media un po' impone, cioè del mostrare le visualizzazioni di un contenuto per renderlo più interessante, più notiziabile, più papabile. Credo che sia una roba che sempre di più si supererà, spero, per cercare di mantenere invece la qualità, che è poi tutta un'altra cosa. Quindi è come se voi metteste sulla vostra piattaforma dei contenuti che poi hanno per tutti, dal regista super giovane che magari è bravissimo ma che non ha ancora avuto la possibilità di avere chissà quale visibilità, al regista magari invece d'autore degli anni 60, che faceva film negli anni 60. Credo sia un po' tutto a zero, della serie 30 film, da qua si parte da zero, schiacci play, quello che quel regista ti comunica, quello che ti arriva è quello che è importante. Credo che sia un bel messaggio, no? tra le righe in questo momento, no? Sì, no, sicuramente sovrapponiamo spesso, a volte abbiamo double bills in cui mostriamo magari due film, uno più recente, uno più passato, e magari analizziamo le differenze e come gli anni sono passati, ma insomma il tema magari è stato affrontato in modo diverso. E poi sì, per tornare anche insomma all'ambiente online virtuale di cui parlavi, proprio il fatto instauriamo partnership con festival di cinema, organizziamo eventi, proiezioni, soprattutto nel Regno Unito e in America, ma adesso anche alcuni in Italia, a Milano con la Fondazione Prada stiamo facendo un progetto in questi giorni, quindi veniamo molto dall'online, ma in realtà crediamo molto nel fatto che l'aspetto, l'evento reale, fisico del cinema, dell'esperienza collettiva
è importante tanto quanto l'esperienza online, quindi non ci focalizziamo semplicemente sull'online, ma anzi incoraggiamo le persone ad andare al cinema a vedere il film sul grande schermo se una cosa bellissima. Non ce lo dire che in questo momento ci manca tipo come l'aria, stiamo impazzendo. L'unica cosa che mi manca di fatto è andare al cinema, che ci manca andare al cinema. Quindi sì, assolutamente. Comunque devo dire che proprio dalla cura che avete della vostra piattaforma, dalla scelta del contenuto, si traspare proprio che siete delle persone mosse da passione, cioè quello che sicuramente. Sì. Ed è bellissimo anche il fatto che abbiate come dicevi prima, questa lista limitata di film che, cioè, da un lato dici perché mi devo limitare a 30 film, invece io la trovo una cosa bellissima, perché in quest'epoca in cui hai accesso smisurato a un sacco di cose che ti distraggono poi solo di fatto, avere la possibilità di avere una scelta limitata di cose di qualità, devo dire che è un'ottima cosa. Perché poi la differenza è quella, cioè il contenuto di qualità, cioè non c'è dispersione. Secondo me la cosa bella che apprezzo tanto di Mubi è che non c'è dispersione da un punto di vista proprio della qualità del contenuto, cioè non è le cose belle, le perle rare non sono messe in un mare di cose che creano notizie, rumore, fumo, ma che poi sono un po' inconsistenti dal punto di vista proprio emotivo, no? Perché poi il cinema è passione, emotività, è quello che ti trasmette, e credo che a volte io devo dire negli ultimi 10 anni mi sono educato tanto al cinema, cioè ho sempre amato il cinema, però negli ultimi 10 anni il gusto si è affinato e adesso riguardo delle cose che 10 anni fa capivo meno e le apprezzo molto di più, quindi credo che sia importante educare gli spettatori ad un tipo di cinema, ad un tipo di gusto, un film può piacere o non piacere, però il fatto che sia di qualità secondo me è indiscutibile, poi può piacere o non piacere, insomma è gusto, va a gusto, e quello è anche bello, cioè nel senso dare un film che sia di qualità, che anche può non piacere, ma che stimola un discorso, una discussione, una riflessione, qualsiasi cosa, è comunque un'ottima cosa. Quindi assolutamente. Io vi faccio solo i miei complimenti. Assolutamente. Io volevo fare solo più un'ultima domanda, poi ho finito di romperti le scatole. Volevo chiederti questa roba. Volevo chiederti questa roba qua. Come hanno detto appunto Roberto e Giacomo prima, cioè nel senso c'è una politica di chiamiamola marketing, comunicazione molto diversa rispetto alle altre piattaforme, dove appunto è tutto molto on demand, molto fruibile, eccetera eccetera. Quello che volevo chiederti è questo: quanto vantaggio porta il feedback continuo con gli spettatori all'interno della piattaforma rispetto ad altre piattaforme che invece non hanno un feedback interno, che quindi costringono tra virgolette il visitatore a riportare il proprio feedback su altri canali, magari più grossi, perché più grossi nel senso che una roba come Facebook piuttosto che Instagram prendono una fetta gigante di popolazione perché sono tutti lì dentro, ma ognuno ha i suoi interessi, quindi non solo gente a cui piace il cinema, che è interessata al cinema. Questo tipo di scelta, cioè di creare questo feedback, cioè di dare un feedback all'interno della piattaforma stessa, e appunto il on demand però limitato, è una scelta stilistica? Credo proprio di sì, ma nel senso è anche supportata da una statistica, nel senso sono anche delle scelte statistiche. La parte statistica sì, è sempre molto affascinante. Non ho in questo momento statistiche alla mano che posso condividere, però sicuramente l'approccio che abbiamo con gli utenti cerca di essere lo stesso di quello che abbiamo con i film, quindi un rapporto personale, personalizzato, che non sia qualcosa, no, che venga che sembra come se venga da un robot o da una voce una voce registrata, insomma, quindi cerchiamo sempre di avere questo rapporto diretto
con gli utenti e spesso i miei colleghi che selezionano il film scrivono a volte una nota, diciamo, abbastanza estesa sul film stesso per invogliare lo spettatore, come un po' appunto se fossimo a un negozio di DVD, purtroppo adesso non esistono più tanto, però dove il proprietario arriva ogni giorno e dice oggi mi andrebbe di vedere appunto un thriller francese degli anni 80 e il proprietario tira fuori queste 5 DVD diverse da cui puoi scegliere, quindi cerchiamo molto di essere il proprietario di un negozio di DVD che ha questo rapporto insomma molto diretto. Sì, sicuramente appunto il feedback degli user lo prendiamo sempre molto in considerazione e sicuramente ci sono ancora molti aspetti che vogliamo migliorare. Abbiamo anche aumentato molto la disponibilità dei sottotitoli nei vari paesi in cui siamo presenti. A volte adesso un film in alcuni paesi fino a 10 sottotitoli diversi disponibili per dare la scelta e sempre appunto raggiungere il pubblico più vasto. E sì, crediamo sicuramente appunto molto nella versione originale e non doppiata. Sì, ho divagato un po' dalla tua. No, però ha super senso. Tra l'altro, a proposito di questo, io tengo molto in considerazione quando arrivano le mail di Mubi, ad esempio, che ti suggeriscono dei film che hanno preso 4 stelle come rating. A me capita spesso di poi andarmeli a guardare perché sono sempre molto d'accordo con gli altri utenti, quindi mi capita spesso, devo dire che è un feedback che poi premia e che io apprezzo, nel senso. E poi se avete bisogno di qualcuno che vi fa i sottotitoli in italiano per alcuni film ci offriamo, li facciamo, passiamo gran parte del nostro tempo a fare sottotitoli per 1000 cose, quindi no, davvero, seriamente, se avete bisogno facciamo sottotitoli in italiano volentieri. Ci sono dei film che hanno un inglese particolarmente, o una lingua particolarmente strana magari, tipo in parti alcune cose me le perdo nei sottotitoli inglesi, sebbene io capisca abbastanza bene l'inglese, parli l'inglese abbastanza bene, però in effetti a volte qualcosa te lo perdi, che vabbè non è così importante, pazienza, però se volete noi ci offriamo per farvi i sottotitoli in italiano. Va bene Federico, noi ti lasciamo andare che ti abbiamo rubato un sacco di tempo. Ti ringraziamo di cuore, è stato veramente super e rinnoviamo i complimenti che ci piacerebbe che tu estendessi per quello che vale allo staff, perché siamo veramente dei grandi fan e siamo veramente contenti di tutto questo, quindi grazie di cuore. Grazie per il supporto. Grazie mille. Ragazzi, RKHXMubi è il vostro account di Instagram per l'estrazione, per vincere un account di Mubi. Grazie Federico, grazie ragazzi, buon lavoro a tutti. Ciao. Ciao.